Ecco, fatto. Salve, buonasera, benvenuti a tutti, un saluto a coloro che ci stanno seguendo, ai relatori intervenuti, ai nostri partner alla Fondazione Kainon, a PTS, al nostro Virgilio Claudio Calveri che ci guida in questo ciclo di incontri. Oggi è il terzo incontro dedicato al tema delle interazioni digitali e l'engagement, che è un tema che ci sta particolarmente a cuore perché è legato alle opportunità e alle sfide legate all'integrazione di elementi fisici e digitali nei musei, perché di fatto la domanda che Civita si è posta da lungo tempo è capire come le organizzazioni culturali possano sfruttare le potenzialità della trasformazione digitale senza perdere o limitare l'essenza dell'esperienza fisica, ma anzi la possano con la trasformazione digitale potenziare e rafforzare, arrivando ad ingaggiare nuovi pubblici. Engagement e accessibilità sono due focus che abbiamo indagato nell'ambito, e facciamo qui lo spottone del nostro 14° rapporto annuale che abbiamo appena presentato il 30 di ottobre, lungo le vie della conoscenza, sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza, da cui sono venute fuori tante indicazioni interessanti. Quella che rileva e che voglio sottolineare in apertura di questo incontro è quanto la mediazione culturale sia fondamentale per i ragazzi. Ci sono dati preoccupanti di questo campione che abbiamo esaminato: 1500 ragazzi tra i 18 e i 35 anni, 2 su 10 si sentono esclusi dalla possibilità di fruire di contenuti culturali, cifra che passa addirittura da 4 a 10 quando si tratta di accessibilità a contenuti scientifici, perché c'è una difficoltà di comprendere questi elementi, si sente di non avere le competenze sufficienti per farlo, e quindi ecco l'importanza dei mediatori culturali e l'importanza dei medium tecnologici, perché quando si parla invece di tecnologie immersive, realtà ad esempio aumentata, virtuale e mista, il rapporto si inverte: il 60% dei ragazzi in qualche modo hanno fruito di queste tecnologie immersive, con una punta che arriva al 70% quando si parla di ragazzi tra i 18 e i 21 anni, e questo 60% diventa 68% quando inseriamo nell'ambito delle tecnologie immersive anche l'ambito del gaming. Quindi abbiamo detto necessità del mediatore tecnologico, necessità di puntare su questi medium tecnologici, e io confido che nell'incontro di oggi ci possano essere ulteriori sfide e strumenti che verranno indagati con queste best practice di cui i relatori sono testimonial, che si aggiungeranno a questo rapporto di Civita, che comunque invito tutti a leggere e ad esaminare. Passo quindi la parola a chi la passo ora? A Fondazione, ecco, ok, PTS, eccola qui, vieni anzi. No, grazie a tutti, di nuovo benvenuti e ben ritrovati per quelli che ci stanno seguendo, anche, che ci hanno seguito anche nei precedenti appuntamenti. Siamo arrivati alla metà di questo percorso che terminerà nel 2024, percorso in cui, a cui PTS appunto crede molto. PTS affianca amministrazioni pubbliche e organizzazioni nella costruzione di policy culturali e nella loro attuazione. Diciamo che il tema del digitale e l'impatto che questo ha sul settore culturale, come dire, è un tema caldo da tanti anni, ma devo dire che con l'attuazione del PNRR questa parola magica, queste parole magiche della digital transition sono diventate così un leitmotiv per qualsiasi organizzazione. Se pensiamo a una grande opportunità che c'è stata per tante anche piccole organizzazioni culturali nel 2023, quindi quella misura, quell'incentivo che si chiama TOC digitale, che ha appunto supportato, sostenuto gli organismi a
investire nel digitale, ci siamo molto spesso trovati di fronte a organizzazioni che riflettevano più sugli strumenti che non su un cambio di paradigma, un cambio di logiche. Allora, per noi è importante fare questo processo, questo percorso di dialogo, di confronto, di approfondimento con esperti che danno punti di vista molto differenti, proprio per riuscire a spostare l'attenzione da quello che è lo strumento a invece quella che è la logica che sottende poi la scelta di uno strumento. Quindi grazie per essere qui oggi e grazie al nostro Virgilio quindi e ai relatori, e lascio la parola a Emanuela Totaro, quindi al segretario generale di Cainò. Grazie, io faccio introdurre il tema a Claudio, però volevo dare sempre su un articolo che è uscito su Agicult, che io ho intercettato oggi, però credo non so quando è uscito, alcuni numeri per farvi capire perché secondo noi il tema che andiamo ad affrontare oggi è importante. In particolare oggi parleremo sì di engagement e ne parleremo attraverso diciamo l'utilizzo di alcuni tecnologie e strumenti che vanno appunto, come leggete, dalla realtà mista, ma comunque diciamo dall'integrazione sempre più massiva e più diciamo armonica tra quella che è la dimensione fisica e quella che è la dimensione digitale, quindi tra quello che è l'online e quello che è l'offline, e penso di interpretare un po' il pensiero di tutti, vedendo insomma anche delle facce che vengono un po' dai musei o non solo dai musei ma dall'ambito culturale. Ormai non ha più senso parlare di due dimensioni scollegate, ma ha senso invece ragionare in un'ottica che sia sempre di più integrata. Allora, perché è importante? Perché se leggiamo dei dati che sono usciti appunto da una ricerca di Statista, si prevede che il segmento della realtà aumentata e virtuale genererà entrate per 30,1 miliardi di euro nel 2023 a livello globale, e che se la ragioniamo in termini di entertainment, questa tecnologia, quindi in realtà aumentata virtuale applicata all'entertainment, raggiungerà un valore di 51,5 miliardi di euro entro il 2023. Se ragioniamo invece in un'ottica diciamo di software di realtà aumentata, genererà entro il 2027 avremo oltre 6 milioni di utenti convergere nei mercati della realtà aumentata e della realtà virtuale messi insieme. Sono dei numeri enormi, e quello che possiamo fare, almeno per quello che riguarda il settore culturale, dal mio punto di vista, adesso, oltre a condividere delle riflessioni, analizzare quali possono essere delle buone pratiche e quali possono essere anche delle modalità non solo innovative ma anche di senso che il settore culturale in qualche modo può fare proprio, al di là diciamo di un mercato che genera questi numeri che non sono evidentemente quelli del settore culturale, ma sicuramente da cui noi dobbiamo prendere spunto. Quindi ti lascio la parola, perché abbiamo anche degli ospiti collegati da Dubai che saluto, per cui ti lascio subito la parola. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io sono stato evocato come Virgilio più volte, ma diciamo che Claudio Calveri provo a mettere ordine in quello che è un percorso che stiamo costruendo attraverso questo ciclo di incontri. L'idea è quella di fatto è quella più del tavolo di lavoro che delle conferenze, cioè noi stiamo rubando ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti ogni volta degli elementi che ci servono per costruire una pubblicazione finale che aspira ad essere di fatto un toolkit di design digitale per le organizzazioni culturali e non solo. Quindi diciamo tutto quello che ci diciamo qui viene poi preso, rielaborato, distillato, perché l'idea è quella di cercare e lo ripeto ogni volta anche per dare forza al messaggio, ci sono dei soggetti diversi ma complementari che hanno promosso questa iniziativa proprio nell'ottica di regalare una dimensione, un respiro nuovo alle attività culturali, a tutto quello che la cultura può produrre in termini economici, sociali, di sostenibilità. Quindi diciamo questo percorso è effettivamente legato auspicabilmente a produrre degli strumenti di interazione e di uso concreto non solo per gli operatori culturali, ma anche per chi operatore culturale non immagina ancora di poter essere, perché è un discorso abbastanza ampio. Stiamo affrontando questo discorso di transizione, trasformazione digitale, si usa una terminologia molto vasta. Oggi siamo al campo da gioco, di fatto.
Cioè, dove si gioca la partita? Phygital, fisico più digitale, neologismo che mette insieme le due cose, con un mélange, diciamo, suggestivo come soltanto gli anglofoni sanno fare, e lo facciamo partendo già da un paio di cose che io volevo segnalare, perché sembra sempre che il futuro sia di là da venire, invece certe cose stanno accadendo. Basta guardare dall'altra parte del mondo, la Cina ha inserito nel piano quinquennale l'idea della digitalizzazione dei musei su tecnologie immersive, quindi per loro, e sapete che il loro piano quinquennale ha un respiro leggermente diverso in termini di perentorietà rispetto alle nostre policy, se lo dicono lo fanno. C'è la Corea del Sud che addirittura ha già istituito gran parte dei percorsi e dei processi della pubblica amministrazione in quello che chiamiamo metaverso, però ci stanno già lavorando, ci hanno messo soldi e ci sono delle cose già attive. E poi ci sono dei progetti anche più piccoli che però raccontano molto dello spirito col quale ci si sta avventurando in questa commistione tra fisico e digitale. C'è un progetto che si chiama MetaMosque, sarebbe Metamoschea, creato da una ricercatrice che voleva che la madre, ormai troppo anziana per recarsi fisicamente in pellegrinaggio, potesse effettivamente vivere quel tipo di esperienza. Ed è una cosa che ovviamente è a disposizione di una comunità molto ampia di interesse che va al di là del fattore meramente culturale, per andare molto anche sull'identitario e sulla rielaborazione di tutto quello che vuol dire oggi muoversi. Lo stesso incontro di stasera ci pone di fronte alla dimensione Phygital, perché abbiamo anche un ospite che è collegato da remoto, quando diciamo remoto Dubai, dall'altra parte del mondo. Io adesso passo ad una brevissima presentazione, ma più che altro è un'introduzione di amici che hanno acconsentito a venire qui da noi e a partecipare al tavolo di lavoro. Davide Bennato, che ringrazio. Io qui usiamo a questo tavolo mai il riferimento alla carica, al ruolo, però parliamo dell'ambito di competenza, perché è quello che ci interessa, proprio per azzerare, diciamo, non è una questione di biglietti da visita, ma una questione di a che cosa serve la presenza di ciascuno qui, e non posso che ringraziare ancora una volta della disponibilità che tutti hanno dato. Davide Bennato si occupa praticamente di studio, di ricerca su tutta quella che è la sociologia dei media, quindi di fatto a lui chiederemo un contributo per quello che riguarda la percezione legata a questa nuova dimensione ibrida, duplice e molteplice, perché in realtà è più che duplice addirittura. Poi abbiamo David Gallo, che di fatto è qui in rappresentanza di una società di videogame, quindi se in questo momento sei fighissimo, nel senso che i videogame, qualsiasi cosa sia videogame è bello. In realtà videogame oggi vuol dire molto, non è soltanto gaming ma è serious gaming, e a lui chiederemo proprio un contributo di pensiero, ovviamente libero, ma con una focalizzazione sulle tematiche che andremo a toccare relativamente a temi importanti come costruire il mondo, il world building, proprio la costruzione dell'ambiente e dell'ambito nel quale ci si deve muovere accavallando queste due dimensioni, perché oramai la commistione è totale. E poi c'è Brendan McGetrick, che ringraziamo in maniera particolare, che ci parla a nome del Museo del Futuro di Dubai. Il Museo del Futuro è paradossalmente è quasi un ente paradossale, perché interpreta il futuro anziché fotografare e documentare gli archivi della storia e della memoria, cerca di fotografare l'immaginario, almeno nella percezione che ne ho potuto avere io, ma sarà bello parlarne insieme, per aiutarci a costruire e a delineare gli scenari del possibile e anche quelli dell'impossibile, probabilmente, tutto quello che va oltre la semplice chiave tecnologica. Quindi diciamo la chiacchierata è articolata su due giri di domande, e io lo dico con chiave notarile, insomma, qui diciamo meno simpatico, cronometrerò il tutto perché cerchiamo di tenere a beneficio dell'uditorio qui e in streaming più o meno dei tempi che sono calibrati su un quarto d'ora per ciascun oratore complessivamente. Il primo tema che volevo porre alla vostra attenzione è sostanzialmente quello della complementarietà. La dico in maniera molto semplice, ma se un ragazzo trova un'opera d'arte in remoto, dal digitale, addirittura ci può entrare dentro, se può visitare una città come addirittura non potrebbe fare, se io posso andare fuori e addirittura arrampicarmi sulla colonna di Traiano grazie a un'esperienza immersiva, che senso ha poi andare a vivere l'esperienza dal luogo? Perché andare in un museo?
per vivere qualcosa che è diverso. Quindi la prima domanda, il primo quesito su cui mi piacerebbe raccogliere il vostro impulso è: come evitare la disintermediazione digitale? Cioè, come fare sì che questa duplicità, questa molteplicità non si traduca in una frattura? E comincerei da Davide. In 15 minuti? No, in 7, pensa tu. Ok. Allora parlerò velocissimo, nel senso... Allora, buonasera, sì, ringrazio per l'invito perché sicuramente è un'occasione per confrontarmi su questi temi su cui ormai c'è molto dibattito e nessuno sa veramente come prendere il toro per le corna, perché in realtà c'è talmente tanta carne al fuoco che è sempre difficile imporre la questione, strutturare la questione. Allora, io a causa del tempo limitato taglio le cose con l'accetta, quindi mi scuso per essere, diciamo così, brutale in alcune affermazioni. Allora, da sociologo dei media digitali in particolare, secondo me la questione della complementarietà si gioca su una frase. Lo spazio fisico e lo spazio digitale si rimandano l'un l'altro in un processo di risemantizzazione. Allora, questa è l'ultima volta che uso questa parola, lo prometto. E me ne scuso, sai. Scusate, non volevo essere accademico a tutti i costi. No, perché la potevo dire in poco tempo, ecco, e quindi ho usato una frase a effetto che, diciamo così, si poteva decostruire. Allora, in che senso risemantizzare? Dunque, una delle cose che mi ha sempre colpito alle origini di quando è nato di quando è arrivato il wifi come supporto delle aziende, no? Quindi quando ha cominciato ad esserci dentro McDonald's, eccetera, eccetera, era una cosa che ho notato e che sulle prime non ci avevo fatto caso. Il wifi negli spazi pubblici, negli spazi privati semipubblici, andava a popolare essenzialmente non luoghi. Cioè posti che non avevano una loro identità culturale, quindi erano stazioni di metropolitane, erano catene di fast food o similare, piazze praticamente anonime e così via dicendo. E mi sono posto la domanda: perché si sente l'esigenza di mettere un'infrastruttura come il wifi in posti che, diciamo così, hanno una non identità culturale? Proprio per risemantizzarli, proprio perché con il wifi si poteva avere accesso a tutta una serie di contenuti, ma non del luogo, contenuti in cui il luogo diventava semplicemente uno spazio all'interno del quale consumare questi contenuti. Se mi passate l'analogia, è come quando tu entri in uno spazio dove ci sono dei libri, quindi una biblioteca, una libreria, e poi accedi ai tipi dei contenuti che quello spazio ti mette a disposizione. Quindi la tecnologia veniva utilizzata all'epoca più che altro come strumento per, diciamo così, per rendere più interessante uno spazio che di per sé non lo era. Però la cosa interessante è che diventava uno strumento di risemantizzazione, cioè quello che non puoi fare con dello spazio in cui sei in metropolitana, lo puoi fare comunque collegandoti con internet, vedendo video, scaricando contenuti, accedendo ai social, cioè risemantizzando quello spazio. La cosa interessante è che questo tipo di strategia non avviene solo in questa direzione, ma anche nella direzione opposta. Allora, il digitale ha una caratteristica, il digitale come linguaggio attraverso il quale noi esprimiamo un contenuto. Il problema del digitale, a differenza del libro, a differenza di altri strumenti cognitivi, è che non è una forma. Il digitale, come si diceva una volta, e adesso si dice sempre di meno, è immateriale. E questo è un profondissimo problema, non è un vantaggio, perché nella dimensione materica sicuramente tu hai dei vincoli all'interno del quale puoi iscrivere un contenuto, la lunghezza delle pagine, e quindi ovviamente avendo dei vincoli c'hai anche delle opportunità, no? Perché se tu sei bravo puoi trasformare un libro in qualcosa di interessante. Io penso ai lavori fatti dal gruppo Oulipo, no? Nella letteratura combinatoria. Non era, la narrazione era sequenziale ma solo all'apparenza, penso a Perec, penso a Calvino, no? Quindi il limite del libro si trasformava improvvisamente in uno strumento di esplosione combinatoria. Invece il digitale, sostanzialmente, i contenuti digitali, non avendo coordinati, non avendo uno spazio, una loro diciamo così, matericità, hanno bisogno di rifarsi a metafore fisiche, a metafore concrete per poter esprimere senso. La dico in un modo, diciamo così, meno altisonante. Se io ho a mia disposizione uno spazio digitale all'interno del quale io devo attribuire senso, ovviamente io tendo a ricostruire le esperienze degli spazi a cui sono abituato.
la cosa più banale in assoluto. Quando si cominciano a collegare internet nella fase di ARPANET, nella prima fase, no? Qual è il primo servizio che venne in mente alle persone? La posta elettronica, il primo servizio in assoluto. Perché la domanda era, ma mo che abbiamo i computer collegati tra di loro, che cosa ci facciamo al di là di spostare enormi quantità di informazioni, all'epoca essenzialmente di tipo militare? Cominciamo a comunicare. E poi, per inciso, il primo newsgroup, il primo gruppo, diciamo così, di utilizzo delle email con cui si scambiavano informazioni, dato che erano tutti nerd fondamentalmente, era un gruppo che si ispirava a Star Trek, quindi uno dei gruppi non professionali di ARPANET per chiacchierare utilizzando la posta elettronica parlavano di Star Trek. Quindi, questo per dire appunto come poi gli immaginari tendono a collidere all'interno, più che a collidere, a convergere all'interno di uno spazio, appunto dicevo, di risemantizzazione. Quindi sostanzialmente anche il digitale ha bisogno di avere, chiamata come vi pare, una volta si diceva storytelling, no? Tu hai bisogno di una narrazione per attribuire senso ad un contesto digitale. Su questi videogiochi sono stati bravissimi. A me viene in mente per esempio quanto ha fatto per la sensibilizzazione della cultura rinascimentale, non tanto i musei che parlano di Rinascimento, ma Assassin's Creed 2. Cioè quello che ha fatto Assassin's Creed 2 per la cultura rinascimentale non credo che abbia, come fanno poi i film, no? Nel senso, perché poi Assassin's Creed c'ha una componente molto, diciamo così, molto cinematografica, ovviamente come fanno i film, no? Cioè tu magari quel posto non gli dai in particolare valore, o quel tipo di periodo storico non gli dai in particolarmente valore, poi improvvisamente vedi un film che parla di quella roba e improvvisamente capisci che forse vale la pena saperne un pochettino di più. Allora, questo per dire cosa? Questo per dire sostanzialmente che la dimensione di complementarietà tra lo spazio fisico e lo spazio digitale non è qualcosa che va imposta, ma è un'opportunità di entrambi gli spazi. Perché fondamentalmente l'oggetto culturale c'ha un problema barra vantaggio, che fondamentalmente è un grumo di senso condensato. Cioè, nel senso, quando io mi avvicino a un libro, prendo la cosa più semplice. Quando io mi avvicino a un libro, sostanzialmente, io mi avvicino ad un testo di cui c'è un titolo e quindi io posso riconoscere dal titolo il contenuto. Ma se io ho conoscenza dell'editoria, se io ho conoscenza della narrativa, eccetera, eccetera, io riesco ad attribuirgli senso a quel libro in maniera multidimensionale. L'autore è uno importante, la casa editrice è raffinata, cioè posso cominciare a diventare un estimatore di quell'oggetto culturale, un po' come si fa col vino quando lo annusi, ipotizzando che tu abbia delle competenze per riuscire a distinguere i bouquet che viene nascosto all'interno di quel tipo di calice. Ecco, questo è lo stesso meccanismo. Cioè l'oggetto culturale, dato che è un grumo di significati condensati, proprio con lo strumento digitale questa specie di grumo può esplodere, no? La cosa che mi viene in mente, no, è l'esperienza della tecnologia utilizzata appunto come nella realtà aumentata, no? C'è uno spazio fisico che ha delle informazioni, poi sovrapponendoli col telefonino, quindi avendo un layer, uno strato informativo superiore, tu gli puoi mettere delle altre informazioni. Come si fanno per esempio nelle ipotesi di Smart City, no? Smart City dovrebbe andare in quella direzione. Quindi la cosa interessante, secondo me, è proprio questo, è sia lo spazio fisico che lo spazio digitale. Lo spazio fisico perché ha vincoli, e quindi ha bisogno che questi vincoli vengano rotti. E sia lo spazio digitale che non ha vincoli, ma ne ha necessità per esprimere delle opportunità. La dimensione di complementarità è molto più forte di quello che sembra, anche per un motivo proprio di esperienza. Perché lo spazio fisico può aumentare la sua esperienza diventando un iperspazio fisico grazie alle opportunità permesse dal layer digitale. A sua volta il layer digitale, variamente declinato, può utilizzare metafore esperienziali, che ne so, la metafora della piazza, la metafora della biblioteca. Immaginate tutte le metafore che utilizzavamo quando dovevamo descrivere internet alle origini a persone che lo conoscevano poco. Cos'è internet e la biblioteca? Però è anche una piazza, ma però è anche un'altra cosa. Quindi non c'era una metafora che si adattava perfettamente. Quindi sostanzialmente anche lo spazio digitale in quanto immateriale ha bisogno di una metafora che lo esprima, che è una dimensione simbolica, perché poi la metafora questo fa, e questa dimensione simbolica serve per esprimere l'opportunità che lo spazio riesce a creare. Questa componente, secondo me, è la componente strategica quando si utilizza spazio fisico e spazio digitale per far dialogare la cultura, a qualunque livello, sia il bene culturale classicamente inteso, che la cultura in senso come dimensione esperienziale, perché solo in questo modo, secondo me, si può evitare quello che è il meccanismo di disintermediazione, cioè faccio questo perché così non devo andare in quel posto, oppure vado in quel posto perché il digitale non lo so usare. Questo ormai è un livello che è stato superato grazie, per colpa evviva, alla pandemia. La pandemia ci ha dimostrato che noi possiamo vivere esperienze
complesse, anche in contesti, diciamo così, di limitatezza fisica. Ovviamente io non mi auguro che ci sia un'altra pandemia, però sicuramente la pandemia ha fatto vedere che dell'interazione fra spazio fisico e spazio digitale si può trasformare non in un out-out, ma in un'opportunità di valorizzazione di entrambi. Spero di essere stato di tempo. Sì, no, perfetto. Io volevo richiamare proprio come esempio molto più, cioè esattamente rappresentativo di quello che dicevi terra-terra, quando uno dice il desktop semplicemente del computer è una scrivania ed è sopra ci sono i folder, cioè le cartelle dentro cui metti i fogli, questo per far vedere come effettivamente un criterio di semantizzazione ci ha aiutato ad avvicinarci a un codice, a uno strumento che altrimenti sarebbe stato quello fatto da una sequenza di numeri e lettere che di fatto andavano a incartare un codice. Quindi da quello che ho capito l'invito è quello a cercare una ricodificazione, cioè paradossalmente giocare su qual è la sfida nella quale coinvolgiamo l'esperienza utente, cioè dove mettiamo un limite per cui c'è la particolarità di quel tipo di esperienza, detta proprio ovviamente molto in sintesi, però è sempre per portarci a casa il tip finale. A questo punto io chiamerei in causa, diciamo da remoto appunto, e faccio una piccolissima notazione, stanno scrivendo testi e testi sulla risemantizzazione del linguaggio corporeo nella comunicazione digitale, perché prima sarebbe stato assurdo pensare di dire facciamo una riunione via Skype, via Zoom, via Teams, perché non era proprio accettabile il fatto della non contestualità della presenza fisica. Oggi tutto questo accade. Ne approfittiamo in questo caso dando la parola a Brendan McGetrick, al quale io chiederei anche la gentilezza, perché io ho introdotto assolutamente impropriamente quella realtà meravigliosa che è il Museo del Futuro, e di raccontarci un po' che cos'è e poi di affrontare il tema dal suo punto di vista. Ciao Brendan, grazie infinite di essere qui. Thank you very much for being here. Hello. To you the floor. Hello, thank you very much for having me. I really wish I was there with you in person, and we were having a physical experience and not a digital experience. But anyways, I'm very pleased to be here. Grazie a tutti, davvero, grazie per avermi dato l'opportunità. Mi sarebbe davvero tanto piaciuto di essere con voi di persona e non avere un'esperienza fisica, ma fisica e non decisamente come ora che non sono con voi. So I'll maybe just say a few words about the Museum of the Future. I'm the creative director there. We're a new museum that opened about a year and a half ago in Dubai. And I suppose one of the challenges we've had, and I guess what makes it relevant for this conversation, is the main principle of the museum is that you're creating environments that are sort of simulations of or fantasies of what the future could be like. So what we've tried to do is use digital and physical technologies and elements of the physical world, scenography and things like that, together with digital tools and mixed reality tools, in order to try to convince people that certain kinds of futures or certain environments that could exist in the future are actually existing now, and that you as a visitor are exploring them and participating in them. Ebbene, devo dire che per prima cosa vorrei dire qualche parola su appunto il Museo del Futuro, The Museum of the Future. Io sono il direttore creativo di questo museo che è stato aperto circa 1 anno e mezzo fa a Dubai. La prima sfida di fronte alla quale, e anche la più importante, ci siamo trovati, è stato proprio come creare, che tipo di ambiente creare in questo museo. Allora abbiamo cercato, attraverso tutta una serie di simulazioni e anche di creazioni fantastiche, di cercare di dare al nostro pubblico, ai nostri visitatori, la possibilità di immaginare degli scenari futuri. E come lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto attraverso una tecnologia digitale e attraverso ovviamente tutta una serie di strumenti
fisici, in modo tale che si potessero creare degli elementi del mondo fisico, avvalendosi anche per esempio di strumenti o di sistemi come quello scenografico e quindi applicando determinate scenografie, che insieme agli strumenti digitali potessero creare una realtà, per così dire, mista, per poter convincere i nostri visitatori che gli ambienti del futuro che noi andavamo a mostrare loro fossero degli ambienti già realizzabili nell'ambito dei quali si potesse già vivere. So what I would say is, in order to work on the museum and to kind of conceptualize it and then to achieve it, one of the main principles that we adopted, and which I would encourage everyone to consider, is really to lose the dichotomy, to lose this notion that physical and virtual, or physical and digital, are sort of opposites of one another, or are separated from one another through some kind of conceptual barrier. Because in the end, they're all manifestations of a single reality that we exist in. And I think if you're able to sort of think about them in harmony with one another, think about them as sort of extensions of the same thing, ultimately, the same substance that all of reality is composed of, it becomes a lot easier to think about how the physical and the digital, or the virtual, can exist in harmony with one another, and also can kind of amplify and dignify one another. I think part of the challenge that a lot of museums face is feeling like there's a kind of imposition of the digital onto an existing, already successful and powerful cultural institution or cultural tradition that now has to absorb the digital. I think in a lot of ways that's in a way giving the digital too much credit, and a lot of times I think what's up to us is to try to figure out ways in which we can understand that all of these things are one, but they have different qualities and they have different strengths that they can offer, and really our challenge is to understand those qualities and then kind of orchestrate them as sensitively as possible, so that the physical is honored and the digital is honored, and obviously for the audience, they get a kind of heightened experience that they couldn't have without the two working together. Ebbene, devo dire questo, quello che facciamo noi nel museo, al di là della concettualizzazione, si basa su un principio assolutamente importante, al quale noi ci adattiamo e che vi invito davvero molto caldamente a considerare. Cioè, liberiamoci da questa dicotomia, da questa nozione che il mondo fisico e il mondo digitale siano l'uno opposto all'altro, l'uno separato all'altro. Cerchiamo di sviscerare questo problema e di liberarci da questa barriera concettuale, perché per me lo è questa una barriera concettuale, e cerchiamo invece di capire, di accettare che questi due mondi non sono nient'altro che una manifestazione della realtà nella quale noi viviamo. E allora in questa realtà nella quale noi viviamo dobbiamo trovare un'armonia, dobbiamo fare in modo che questa realtà possa essere estensiva e che questo tipo di situazione possa anche sostenere in modo più facile la nostra nozione di realtà sia fisica che digitale. Ripeto, ci vuole molta armonia, occorre ovviamente amplificare quella che è il rapporto fra fisico e digitale, in modo tale da dare un'ulteriore dignità a questo tipo di situazione. La cosa che in genere i musei non accettano o accettano certamente non vedono di buon occhio è che le principali istituzioni museali, quelle che hanno una lunga tradizione storica per esempio, vedono il digitale come una imposizione e quindi queste grandi istituzioni potenti si ritrovano di fronte a dover in un modo o nell'altro
fare un passo indietro rispetto alla tradizione per dovere, fra virgolette, assorbire a tutti i costi il digitale. Pensare una cosa di questo genere significa dare troppo credito al digitale di per sé stesso, perché in fondo, come dicevo prima, il digitale non è altro che un coacervo di tutta una serie di cose che poi diventano una, e siamo noi a dare la qualità al digitale, siamo noi a dover capire dove sono le problematiche, come orchestrare questo tipo di situazione e di interazione fra quello che è il mondo digitale e il mondo fisico, e a onorare questa possibilità, rendendola pubblica e fruibile ai nostri visitatori. Okay, and I'll just make one final point. I think also, as it relates to our museum, there's a common understanding that sort of the digital, as it applies to the physical, that the digital can kind of enhance and help people understand the physical or access the physical, such as the example of the child who can't visit the forum in reality or in physical experience, but can look at it in a virtual environment and experience it and gain some kind of appreciation. What I would add to that, and an experience that we have in the museum, is actually a lot of times the physical is needed to mobilize understanding of things which are abstract and digital, are important and interesting and transformational, but figure out what are like physical experiences, physical environments that you can put people in that help them understand something that is fundamentally immaterial. And we have certainly found that that's kind of beneficial for people, that if you place them in a scenario that is recognizably real, but then you kind of add a narrative which relates to a technology which is kind of immaterial and therefore feels unreal, like artificial intelligence, it sort of helps bridge that gap. So I just wanted to make that final point, that not only is it a matter of kind of understanding how digital tools can enhance what exists already in the physical world, actually I think physical tools are really essential for helping people to understand things that exist in the digital or immaterial realm that are very difficult to kind of conceptualize if you're not an expert. Ebbene, ecco, volevo semplicemente sollevare un ultimo punto che ha a che vedere direttamente con quello che facciamo noi nel nostro museo. Allora, di solito le persone tendono a credere in generale che l'esperienza digitale serva per migliorare, serva per dare un accesso migliore e di più alta qualità a quella che è invece semplicemente considerata una mera esperienza fisica. Ebbene, bisogna tenere in considerazione che invece spessissimo, come accade nel nostro museo, l'esperienza del reale, quindi l'esperienza del fisico, serve molto per fare capire, come giustamente è stato fatto nell'esempio poc'anzi del ragazzino che guardando e avendo l'esperienza di visita del foro in virtuale e quindi addirittura sotto forma quasi di un videogioco, riesce ad apprezzare di più tutte le caratteristiche del foro romano che non apprezzerebbe invece dal punto di vista fisico. Ecco, noi da questo punto di vista invece nel nostro museo abbiamo adottato una impostazione diversa, nel senso che siamo riusciti a far sì che attraverso l'esperienza fisica i nostri visitatori potessero comprendere tutta una pletora di cose che per esempio potrebbero essere molto difficili da comprendere, come l'intelligenza artificiale, la biologia sintetica, eccetera. Allora, attraverso la possibilità che diamo ai visitatori di sperimentare in modo fisico questi concetti, siamo riusciti a concettualizzare, a creare in questi visitatori un'esperienza non fisica, quindi digitale, che non conoscevano prima, attraverso un'esperienza fisica. E quindi la creazione di questi elementi fisici può aiutare i visitatori a meglio comprendere quello che altrimenti si definirebbe un'esperienza immateriale. E noi lo troviamo davvero una commistione benefica questa per i nostri visitatori, nel senso che mettiamo in piedi, per così dire, una scena reale, una scenografia reale, però la narrazione è tecnica, è immateriale, ha a che fare per esempio con l'intelligenza artificiale, cioè
Cosa facciamo? Colmiamo questo divario, lanciamo un ponte fra l'uno e l'altro mondo, in modo tale da riuscire a fare non solo migliorare, ma anche comprendere meglio una serie di strumenti digitali che i nostri visitatori potrebbero non conoscere o non comprendere attraverso, diciamo, l'esperienza fisica di tutto quello che, appunto, dicevo, è digitale. Io ringrazio innanzitutto Brendan anche per la pazienza, perché la traduzione insomma dà qualche problema, insomma dilata un po' i tempi, e quindi grazie della pazienza. Io provo sempre a fare una microsintesi di quello che ho appena ascoltato, diciamo rapportandolo all'idea del tavolo di lavoro. I concetti che per me vengono forti: innanzitutto mi sembra molto forte il richiamo alla autoresponsabilizzazione degli operatori culturali, cioè innanzitutto prendiamo in mano questi strumenti, non subiamoli, capiamo che al di là del fatto che siano un'opportunità, sono oggettivamente qualcosa con cui la gente familiarizza. E il secondo aspetto che mi sembra molto interessante è quello di fatto della contestualizzazione, che è complementare a quello della semantizzazione di cui parlava prima Davide, cioè il concetto è: consentiamo alla gente di mettersi nei panni necessari per vivere un'esperienza. Non è semplicemente insegnare, ma è far capire. La parola che è tornata varie volte nella narrazione, nell'esposizione breve ma estremamente efficace di Brendan, è quella della comprensione, capire, entrare dentro qualcosa, e non si parla di mera esperienza fine a se stessa, ma di un'esperienza che sia il più possibile funzionale, insomma. Quindi, diciamo, utilizzare quello che di buono c'è. Tra virgolette, sembra una cosa scontata, non lo è nel momento in cui dobbiamo progettare una cosa del genere. E a questo punto, parlando di progettazione, parliamo con David, che di progettazione di mondi, di ambienti, di esperienze, di ambiti concettuali, di scenari, insomma, fa il suo pane quotidiano obbligato, perché sennò avresti dovuto scegliere un altro mestiere. Quindi ti prego di dare il tuo contributo a corollario di tutto questo. Grazie, ciao a tutti, buonasera. Io ho un'azienda che sviluppa videogiochi AA. AA è una categoria con cui noi diamo una grandezza e un'importanza ai videogiochi. Sono indie, una A, 2A, 3A, insomma, sulla base della grandezza, dell'effort, del budget e della complessità. Il nostro è un mondo, fino a poco tempo fa, è stato completamente separato, avulso da quello del museale, della cultura. Noi facciamo videogiochi, abbiamo sempre fatto videogiochi, e il mercato è, come sapete, sempre esploso. Poi negli ultimi anni si sta ingrandendo sempre di più, i numeri sono spaventosi e vediamo quanto sono catturati i ragazzi, a volte siamo anche spaventati. E iniziano a chiamarci adesso molti musei, molte aziende, è scoppiato la moda del metaverso, c'è una confusione incredibile, vengono definito digitale nel museo la realtà virtuale solo perché si usa un casco. Quindi noi, quando veniamo chiamati, veniamo amati, poi veniamo odiati, perché arriviamo e siamo i contestatori di turno. Quindi mi divertirò stasera a fare il contestatore, così spero non mi cacciate via. Però il caos e il fallimento del metaverso è stato proprio questo. I metaversi sono i videogiochi, noi ce l'abbiamo da tanto tempo. Minecraft è un metaverso per eccellenza. Ci sono genitori che hanno costruito ambienti per i bambini autistici. Il metaverso deve essere persistente, quell'ambiente lo troverete sempre lì acceso. Il metaverso è inclusivo, sostenibile e deve essere divertente. Calcolate che nei videogiochi noi diamo il meglio di noi stessi perché lo vogliamo, senza che nessuno ci spinge. Tant'è vero che grandissime aziende, come per esempio anche Manpower, sta sviluppando tutta la parte di selezione del personale proprio usando la gamification, ovvero hanno creato una piattaforma che si chiama Game Experience, perché hanno capito che le soft skills che hanno le persone e che sono quelle più ricercate nelle varie aziende multinazionali sono queste, cioè soft skills, ovvero le transferable skills, ovvero ciò che tu sai fare con gli strumenti digitali in un ambiente non facile da controllare, in un momento di stress, facendo cose in maniera contemporanea. E quindi ci sono dei giochi che ti sviluppano queste soft skills.
Lo sparatutto ti dà il pensiero laterale, la capacità visiva di tanti elementi, i GDR, giochi di ruolo, ti aumentano la possibilità di saper gestire le risorse. Quando veniamo chiamati ci scontriamo con con una realtà abbastanza difficile da gestire, ovvero ci viene chiesta di portare l'innovazione all'interno dei musei senza avere un interlocutore all'interno dei musei o delle istituzioni, senza avere un innovation manager che parla la nostra lingua. Quindi quando noi cerchiamo di agganciarci e di spiegare che il gioco deve essere puro, deve essere scevro, non deve tracciare le performance, non deve portare guadagno, non deve fare tutta una serie di cose, perché i giocatori sono esigenti e oggi i musei si scontrano contro i videogiochi. Oggi il competitor del museo è Netflix, è Candy Crush, è Assassin's Creed, e se dobbiamo riportare le persone all'interno, non dico che dobbiamo fare un Assassin's Creed, ma comunque sia dobbiamo ripercorrere determinate logiche, quindi dobbiamo divertire le persone, non dobbiamo distoglierle dal museo, ma dobbiamo divertirle, quindi una operazione propedeutica per attirarli all'interno, come ha fatto il British Museum con Minecraft, nella ricostruzione di Londra prima del famoso incendio del 1600, dove tutti i bambini sono voluti andare a vedere poi il museo di persona, e dimenticarci le logiche di ricostruire in digitale il museo. Quello non è niente, quello è solamente una scansione e una ridigitalizzazione di asset. Io ovviamente, essendo coinvolto adesso sempre di più in questo tipo di prodotti, sono andato a studiare qualche cosa, perché ovviamente noi siamo ignoranti nel settore, abbiamo cercato di capire dove è iniziata la voglia di fare questa gamification, che poi tra l'altro anche questo termine noi lo odiamo, perché i videogiochi sono molto seri, sono molto difficili da produrre. Immaginate che noi per produrre un videogioco, quello che stiamo facendo adesso, ci mettiamo più di 5 anni, è veramente multidisciplinare la realizzazione di un videogioco, e ci sono delle competenze che non vengono mai chieste, mai coinvolte nella realizzazione di progetti museali, che sono quelle che fanno la differenza, le fondamentali, quali le persone che riescono a tradurre lo storytelling che dicevi tu giustamente in meccaniche di gioco, che sono quelle che fanno in modo che una persona, quando gioca alla digitalizzazione del museo, si diverte, non l'abbandona e la continua anche dopo l'uscita dal museo. Invece noi, quando usciamo dal museo, finisce lì, ce lo dimentichiamo. Ovvero sono delle persone che sono in grado di tradurre una storia, una sceneggiatura, che sia di un'opera, che sia di qualsiasi cosa, in una meccanica di gioco. Non so se quanti di voi lo sanno, ma quando noi realizziamo i giochi e poi li mettiamo negli store digitali, i giochi possono essere rimborsati entro 2 ore di gioco. Questo vuol dire che se noi non divertiamo le persone, il gioco è un fallimento. Immaginate, il nostro gioco che stiamo sviluppando adesso ha diversi milioni di investimento, quindi è un completo fallimento, perché al di là di quello che abbiamo investito e del tempo, dobbiamo restituire i soldi agli utenti. Quindi intrattenere le persone con delle regole di ingaggio è fondamentale. Quindi quando se non erro nel 1851 è stata fatta la prima esposizione universale in Inghilterra, dove sono state esposte i macchinari, quindi scienza e tecnologia, hanno fatto 6 milioni di utenti in 6 mesi, hanno fatto l'equivalente al cambio di oggi 18 milioni di pound. E lì è iniziato a cambiare il modo di esporre, il modo museale, che poi è proseguito con il Museo delle Scienze Naturali a Londra, dove ci sono stati fatti gli exhibit con gli hands-on. C'è le Children's Gallery, dove i bambini iniziavano a mettere mano. Ok, mi riaggancio poi dopo al videogioco, perché vi sto spiegando questo. E poi siamo andati a finire con l'Exploratorium di San Francisco, fantastico. È un laboratorio di apprendimento pubblico. Questo vi fa capire che la gente vuole mettere le mani, guardare e non toccare. Il museo non funziona più. Le persone videogiocano perché percorrono la storia in maniera autobiografica. Il motivo di farsi un avatar, poi ovviamente ci sono dei profili psicologici, perché uno ne sceglie uno completamente diverso da se stesso o simile. In quel momento uno percorre la storia che noi creiamo in maniera autobiografica, dando la possibilità all'utente poi di cambiarla.
ovviamente noi abbiamo dei pillars, poi cerchiamo di guidare, a meno che non è un open world, però queste sono le regole fondamentali. Ecco, entrare in un museo oggi non è guardare, non toccare per imparare, ma è metterci le mani, toccare. I ragazzi devono sperimentare loro stessi per entrare a farne parte. TikTok, tutte queste incredibili applicazioni che stanno uscendo vi fanno capire che vogliamo essere partecipi, noi vogliamo essere partecipi, dire la nostra. Fare un percorso autobiografico all'interno di un museo vuol dire cercare di entrare in contatto veramente con quello che viene esposto e farne un'esperienza propria. Io con mia figlia sono stata al Picorini 2 settimane fa, ho la fortuna di avere una moglie che è archeologa, abbiamo preparato mia figlia proprio con una sorta di gioco, l'abbiamo proiettata nel passato, l'abbiamo fatta vivere con la fantasia, perché è un museo di una bellezza incredibile, ma manca tutto il resto. Roma potrebbe vivere solo con quel museo e quindi abbiamo amplificato noi quel museo cercando di porre lei al centro e di rendere lei protagonista all'interno di questo percorso. Quindi le regole devono essere uguali per tutti, ci si diverte, il Battle Royale ne è una chiara evidenza, è uno dei giochi più giocati al mondo, Fortnite, tutti siamo uguali, non c'è differenza di soldi, questa è la cosa che fa impazzire i giocatori, e riuscire ad entrare in contatto con la cultura in maniera identica, quindi giocare ad armi pari e poterne godere in maniera identica, pura, senza arpelli e senza metriche, senza voglia di ricevere qualche cosa, è il motivo del successo. Noi lo diciamo sempre, il metaverso è un posto, metaverso, museo virtuale, videogiochi, dove tu dai alla community. La community è felice, nel momento in cui la community è felice è libera di poter spendere liberamente, tant'è vero che Fortnite fattura 3 milioni circa al giorno, solamente di skin, di in-app purchase, perché le persone che ci giocano sono felici e quindi spendono. Quindi bisogna fare questo tipo di operazioni per divertire e dare alla gente, e il ritorno avverrà automaticamente, ma non bisogna approcciare questo tipo di strumenti declinandoli in qualche cosa che li snaturalizza. Grazie. Quello che credo ci si debba portare a casa, sempre, perdonatemi l'estrema sintesi, ma è per fare questa prima chiusura, una cosa che mi ha colpito moltissimo e che secondo me entra in dialogo con quello che, insomma, che è venuto fuori dal rapporto Civita, al quale ho avuto il privilegio di collaborare per un pezzetto, è la componente autobiografica della conoscenza. Cioè, paradossalmente, ed è una scelta lessicale non casuale, insomma, perché la componente autobiografica vuol dire renderlo parte del tuo vissuto, non è soltanto entrare in un gioco e fare qualcosa, ma è una richiesta molto molto più diciamo strutturata. E l'altro pezzo che credo sia importante è ad armi pari, cioè far percepire a chiunque entri nell'esperienza culturale che non sconta già un gap per il solo fatto di essere, tra virgolette, in un territorio, non voglio dire ostile, ma lontano, in un habitat lontano da quelle che sono le sue possibilità. Quindi direi che io mi sto divertendo come un pazzo, perché poi il bello è che ascolto e rubo letteralmente tutto quello che voi ci regalate in termini di pensiero. Secondo giro, perché non ci fermiamo qui, insomma, e vi ringrazio perché tra l'altro state tutti nei tempi, diciamo stiamo prendendo anche quei 2 minuti in più che avevamo tenuto diciamo per mantenere il ritmo, ma vi ringrazio perché ci state regalando tantissimi spunti. Secondo giro di tavolo, abbiamo capito come fondamentalmente non creare barriere, non creare vincoli, creare uno spazio, una fluidità. Però a questo punto è in chiave propositiva, una volta che non ho creato barriere, come riesco a rendere organica nella vostra prospettiva quella che è l'esperienza culturale, in modo tale che si possa fare avanti e indietro tra spazio digitale e fisico? E ricomincerei il giro da Davide. Allora, rispetto a quello che ho, diciamo così, che ho tratteggiato prima, qua adesso invece vado proprio a ruota libera, nel senso che sono senza rete rispetto a questo tipo di ragionamento. Allora, l'idea che mi sono fatto, prima di tutto vorrei
chiosare una cosa che ha detto David, perché sono assolutamente anch'io d'accordo sul fatto che il museo o comunque l'oggetto culturale variamente declinato, che tu stai da un lato e quello sta dall'altro, secondo me è un modo novecentesco per intendere l'esperienza museale. Poi come questo si traduca in un'esperienza da hands-on, io per esempio nella mia esperienza proprio di appassionato di musei, ho sempre preferito i musei scientifici a quelli, diciamo così, di storia dell'arte, anche se sono appassionato di storia dell'arte, perché i musei scientifici comunque c'è qualcosa che dovevi toccare. Cioè una leva anche una leva da sollevare, i vari musei leonardeschi che stanno per Roma, no? Una cosa da girare con la manovella, anche roba banale, però cavolo, potevi, su quella specie di totem dove tu andavi, pagavi un biglietto, accedevi ad una sala dove c'era sto totem, c'era magari qualcosa che ti permetteva a questo totem di avvicinarti, e questa è una cosa che mi ha sempre affascinato. Tra l'altro l'Exploratorium di San Francisco è una cosa veramente, cioè, come fare a rendere divertente concetti completamente astratti di fisica, chimica, biologia, è una cosa veramente, ma io sono di questo avviso, cioè che ci vuole questo tipo di approccio. Nel mio sogno più perverso, io sono un sociologo database, no? Mi occupo fondamentalmente di analisi dei dati e cose così. Nel mio sogno più perverso è fare un manuale di sociologia dei dati pop-up. Avete presente i libri pop-up che si montano? È proprio il mio sogno, non solo perché sono un collezionista di queste tipologie di prodotti, ma soprattutto perché secondo me si fa un gran parlare di interattività, e quando uno pensa interattività la pensa solo digitale. In realtà l'interattività è un processo, è un design, anche la carta può essere assolutamente interattiva, quindi nei miei sogni mostruosamente proibiti c'è la possibilità di fare un manuale di sociologia digitale, però pop-up, nel senso che non devi cliccare, che devi aprire il coso che ti si monta davanti, che so, un'immagine, un concetto, eccetera, eccetera. Questo per dire cosa? Questo per dire che secondo me noi dobbiamo accedere, allora, l'esperienza, allora, detto che noi, nell'ambito culturale bisogna costruire esperienze, ho detto non c'è più la mezza stagione, ho detto una cosa di una banalità terrificante, però la domanda a questo punto è su quale basi costruisci un'esperienza. Allora, la leva del videogioco secondo me è una leva potentissima, perché il videogioco ha due caratteristiche che lo rendono molto potente come medium. È la dimensione narrativa in un meccanismo però di meccanica, cioè ha delle regole rigidissime il videogioco. Infatti se tu sei un appassionato distingui perfettamente se nel gioco che stai giocando se è un open world o se è uno shoot 'em up, cioè perché tu entri in quel gioco, tu interpreti un ruolo e sai quali sono le regole del gioco. Poi ci sono le regole narrative che sono un'altra cosa, no? Su questo Call of Duty ha fatto un sacco di cose interessanti, su questo Call of Duty ha fatto un sacco di cose interessanti. Ma la cosa secondo me affascinante è che noi dobbiamo riprodurre un'esperienza culturale. L'esperienza culturale secondo me, banalizzo, l'esperienza culturale secondo me è una componente di senso che rimane diciamo così dominante, però poi c'è una componente di accesso a questo senso. E tu lo puoi fare in vario modo, per esempio, secondo me in un'esperienza contemporanea museale non puoi prescindere dalle tecniche cinematografiche, ma non perché devi riprodurre il film, ma perché il cinema ci ha insegnato a trasformare una narrazione lineare in una sequenza di immagini, no? Fondamentalmente. Cioè tradurre un testo narrativo in un racconto per immagini richiede un po', la famosa frase che si usa quando fai il traduttore, tradurre e tradire. Anche in questo caso tradurre e tradire, nel senso che se vuoi adattare ad un'esperienza di tipo coinvolgente, quella che è l'esperienza culturale di un qualunque fenomeno culturale, sia esso evento, opera d'arte, eccetera, eccetera, hai bisogno di tradirlo. Nel tradire bisogna capire qual è il meccanismo di continuità che c'è fra la dimensione narrativa e la dimensione esperienziale. Noi adesso l'abbiamo risolta sempre con lo storytelling, no? Perché stai raccontando una storia, sì, col digital storytelling, perché stai raccontando una storia col digitale, sì, grazie, ma a questo punto bisogna fare il passo avanti, cioè perché il metaverso suona figo, non ci mette nessuno i soldi, ma va tanto di moda? Perché ha una componente immersiva, cioè tu nel metaverso devi giocare rispetto alla dimensione biografica, no? Cioè tu devi costruirti un doppio, un doppelganger o un avatar, e con questo doppio fondamentalmente agisci in uno spazio, che è la cosa che impari quando sei con Minecraft, quando sei con Fortnite, quando sei con Roblox, che io mi sono sempre chiesto come fa mia figlia a giocare con Roblox, perché ha una grafica terrificante,
E poi vedendola giocare ho capito, perché la grafica è assolutamente circostanziale, quello che è interessante è la costruzione dell'avatar, proprio quello delle skin e tutte quelle robe. Quindi la questione di immersività deve essere, prima di tutto deve essere adattata al prodotto culturale, e soprattutto alle esperienze e al bene culturale che stai veicolando. Quindi giocare con questi elementi. E poi la dimensione, secondo me, di narrazione immersiva la puoi fare solo unicamente facendo riferimento o al cinema o a esperienze letterarie sperimentali. Prima citavo l'Oulipo perché è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma anche alcune cose di David Foster Wallace, no? Che è una cosa che mi ha colpito molto di Foster Wallace, che lui utilizzava le note dei suoi libri come se fosse una narrazione a parte del testo. Quindi ha preso un format, cioè libro con le note, però portando avanti quel tipo di linguaggio. Quindi secondo me la cosa che somiglia di più, sempre parlando a voce alta senza avere grandi riferimenti, la cosa che somiglia di più alla progettazione di un'esperienza immersiva di un bene culturale, mantenendo saldo però la dimensione culturale dell'evento, del bene, così dicendo, è la dimensione secondo me di progettualità, un po' come fa il cinema, che trasforma un testo lineare in una sequenza di immagini, valorizzando alcune cose e cancellandone delle altre, perché c'è un'esperienza circoscritta che devi piegare alle esigenze narrative. E secondo me questo dovrebbe fare un operatore culturale che vuole utilizzare questi strumenti, cioè nel senso capire qual è il nucleo di ciò che vuole dire e in che modo vuole dirlo, e quindi non fare solo un discorso di storytelling, ma utilizzare anche il linguaggio dei media, anche se poi non userà quei media, per cercare di far emergere il senso non dal racconto, ma dall'interazione che l'utente o il frequentante o il partecipante ha rispetto a quell'esperienza. Giusto per tornare alla cosa che mi trova molto d'accordo, alla distinzione di biografia esperienziale di un percorso culturale. Grazie, io volevo aggiungere proprio in scia con quello che è stato detto, appunto c'è la creazione di senso attraverso il richiamo, che è un elemento che è tornato nei vostri interventi, è proprio questo tentativo di risemantizzazione. Mi fa piacere perché si sta disegnando un circuito. Il concetto è dare un senso attraverso quello che puoi fare all'interno di un'esperienza culturale, non solo all'interno di quello che puoi vedere, ma all'interno di quello che puoi fare. C'è una cosa che mi ha colpito molto e la condivido, non so se conoscete, penso ne abbiate sentito parlare tutti, del fenomeno dei booktalker, cioè i ragazzi che parlano di libri e li rendono famosi recuperando anche dei classici e restituendo loro una nuova vita commerciale, che vuol dire semplicemente di distribuzione culturale, di fruizione. Molto di questo vive, e ho anche avuto modo di scriverne, quindi è una cosa diciamo molto interessante, attraverso l'estetica, che noi spesso banalizziamo. Cioè ci sono interi trend di milioni di ragazzi che dicono: a me interessa questo libro perché mi piace l'atmosfera dark, noir. Addirittura c'erano delle nicchie particolari, come il fatto di andare a riprodurre o a rievocare l'ambiente delle università americane, del campus, con il ragazzo che ha la stanza all'interno del campus, perché quello è un loro modo di costruire un ambiente di senso che mi sembra vada effettivamente in linea con molte delle cose che sono state dette qui. E stiamo parlando di un libro addirittura, quindi un qualcosa che sono loro stessi che hanno visualizzato e portato a immersione usando TikTok. Quindi diciamo proprio questa meta interpretazione dello storytelling, come dice, quello che mi porto a casa di quello che hai detto è sempre, chiedo indulgenza per la formula estremamente sintetica, cercare di distillare quelli che sono gli elementi che mi aiutano a ricostruire un riferimento verso un'esperienza che già conoscono per costruirne una nuova. Cioè usa la tecnica cinematografica non per fare una narrazione cinematografica, ma per dare la possibilità a chiunque di interpretare a modo suo, all'interno di certe regole, come diceva David, un'esperienza di questo tipo. Quindi io sono contento perché sto scrivendo un sacco di cose, quindi a questo punto tornerei ancora da Brendan, e dando anche il tempo, diciamo, alla traduzione simultanea di restituire quello che stiamo dicendo, per chiedere anche a lui, in una avventura, in un'attività complessa come quella del Museo del Futuro, per come ce l'hai descritta e per come la immaginiamo,
qual è l'elemento del progettista, del designer, nell'andare a studiare quello che è un percorso, un circuito, un percorso che non si esaurisca dell'esperienza dell'utente tra fisico e digitale. Not only a physical experience, but a digital lasting experience. Okay, I'll give two answers to that question. In terms of inspiration, of course, there are many sources of inspiration. Some are related to technology, some are related to storytelling, some are related to almost like values, like trying to understand how we can project a certain set of values or set of priorities into the future, and how you create an environment that is kind of infused with those values. That's one like point of departure for developing some of the experiences that we created for the museum. Ebbene, cercherò di dare due risposte a questa domanda. Partiamo dall'ispirazione. Ci sono naturalmente molte fonti di ispirazione, alcune sono tecniche, altre hanno a che vedere con lo storytelling, altre hanno a che vedere invece con i valori che dobbiamo in un modo o nell'altro capire per riuscire poi a proiettare i valori in prima battuta, ma anche le priorità dentro questo futuro, per cercare di creare un ambiente che sia davvero profondamente infuso di tutti questi elementi. And I think that the notion of sort of why a place exists or why a work exists is really important to ask when you're working with emerging technologies, because a lot of times the temptation is just to showcase a new ability or a new type of feeling that you can provide, or a new sort of environment that you can create by applying different techniques. But a lot of times those things are kind of being applied to no end, really. It is almost like a showcase of what is possible. But the reality is that all of these things are just elements that should be mobilized towards something much more meaningful, and something which really doesn't need to be new at all. Many times it can be addressing feelings or needs or desires that are basically timeless and universal. So a big part of trying to figure out how to make a work is trying to get to that core, and then trying to understand, okay, what's the right collection of experiences, the right collection of technologies or sort of stimulus that would help bring people to have that feeling or to have that kind of insight. Yeah. Bene, poi credo che non solo sia importante riuscire a dare una risposta al perché un certo posto, perché un certo tipo di situazione, ma è importante soprattutto, tenendo in considerazione queste tecnologie che sono le tecnologie emergenti, non cadere nella tentazione di volere semplicemente mostrare certe capacità che queste tecnologie o certi ambienti che attraverso queste tecnologie si possono costruire semplicemente così per il gusto di farlo, e questa applicazione della tecnologia in questo senso ci porta davvero in una strada senza uscita, perché diventa nient'altro che una vetrina, mentre invece noi dovremo riuscire a mobilizzare in modo più sensato, senza davvero che ci sia a tutti i costi il bisogno di introdurre un elemento di novità, ma basta prendere in considerazione i sentimenti, i bisogni, i desideri, che sono tutto sommato universali e che quindi sono conosciuti da tutti, e cercare di scavare, di riportarli dentro questo nucleo, in modo tale da non solo rendere più esplicite e comprensibili le esperienze, ma anche riuscire a crearne una collezione, come pure una collezione di stimoli, come pure una collezione di tecnologia che riesca a riprodurre questo tipo di sentimenti. And then I would add, in terms of inspiration, maybe a surprising one for us, but a really significant one. When you're thinking about trying to create a multi-sensory, multimedia, immersive experience,
there's a tendency maybe to think that that needs to be new, or that you need to look for examples which are kind of current. But actually, we found that it was much more inspiring and much more challenging in a way to look for older examples. And one of the primary examples that we looked at is something that you're blessed with to have many of in Rome and in Italy all over, which is basically cathedrals and the Catholic Church in general, and the Catholic Church ceremony in general. Ebbene, poi c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere per quanto riguarda dove trovare e come trovare l'ispirazione, che forse vi sorprenderà anche un pochino, ma che io credo abbia un suo significato davvero pregnante. Vale a dire, quando si parla di una esperienza multisensoriale o quando si parla di una esperienza di tipo multimedia, ecco, o comunque di un'esperienza che debba a tutti i costi essere immersiva, cioè è inutile andare a cercare le cose nuove a tutti i costi o quello che può essere più contemporaneo. Secondo me ci si può tranquillamente ispirare anche a ciò che fa parte dell'antichità. E voi davvero siete nella situazione migliore del mondo a Roma e in Italia in generale, perché con tutte le cattedrali, le chiese meravigliose che avete, oppure la ritualità della Chiesa Cattolica, potete trovare tantissima ispirazione. And I guess I'll just close by just trying to explain a little bit about that. If you visited a cathedral, which I'm sure everybody there has, it's an incredible narrative environment. It's a combination of multidisciplinary artistic traditions and styles. Obviously, the ceremony itself has elements of sight, sound, taste, smell. So it's really like a very beautifully crafted, multi-sensory, fully immersive experience. And then the last thing I'll add, which is maybe a little less obvious, is that if we're talking about physical and virtual, the thing that any religious institution, that any place that is housing a religious ceremony has within it, but that is not identifiable, is a sense of the spiritual and a sense of the transcendent. And that ultimately is what is being produced there. And I think that what's fascinating about this kind of conversation is that really like a notion of the spiritual, of the transcendent, a notion of God. God is kind of like the ultimate virtual element of life. And I don't say that to be disrespectful or dismissive in any way. I just mean that God is a concept, is a word that we use to describe something that we can't possibly describe and can't possibly understand. And in a way, that's what, to me, working at its best, that's what digital technologies and virtual technologies can add to an artistic experience or a cultural experience. They kind of allow us to go beyond our senses, to go beyond what is immediately physically around us, towards something that is bigger than us. And if those things are mobilized together in the right way, we can produce something which is transcendent and expands what is possible and expands what we consider normal. And I think that's, again, ultimately the highest aspiration of a sort of multimedia work or an immersive artistic experience. And like I say, there's many examples that humans have created throughout history, and now there are digital tools that can kind of add a new chapter to that. But in the end, it's not fundamentally different really from that simple idea of how do we create a place where people come together in ways that they wouldn't normally, and they connect to a sort of understanding of themselves that's larger than they would have had otherwise. Bene, poi appunto, sempre per quanto riguarda l'ispirazione, chiudo dando una spiegazione a forse la cosa che vi ho detto e che li ha scioccati un po' sulle cattedrali e sulla ritualità della religione. Visitare una cattedrale è una esperienza assolutamente immersiva, perché c'è un'esperienza narrativa in un ambiente che narra tutta una serie di multisensorialità dal punto di vista artistico, dal punto di vista stilistico, dal punto di vista appunto della comprensione della storia. Poi la ritualità è
particolarmente importante perché nella ritualità abbiamo la compenetrazione con la vista, con il suono, con il gusto e con la possibilità di sperimentare a livello multisensoriale e quindi immersivo tutta una serie di cose. Possono sembrare delle considerazioni ovvie queste, però il rapporto che c'è fra il fisico e il virtuale veramente si rifà e deve rifarsi molto anche a quelle che sono le cerimonie, il cerimoniale sia religioso che civile, perché dentro questa situazione, dentro questo ambiente troviamo davvero il senso della spiritualità, il senso della trascendenza. E poi bisogna tenere presente il cosa viene prodotto da tutto questo, e la cosa che mi affascina è appunto dal punto di vista della spiritualità, della trascendenza, si arriva in ultima battuta all'idea di Dio, Dio che diventa, diciamo, l'esperienza ultima della vita e la sperimentazione ultima della vita, e questo lo dico senza alcuna volontà né di critica né di essere superficiale né di essere maleducato o irrispettoso nei confronti di Dio, ma Dio tutto sommato è l'unica cosa che non riusciamo a spiegare, che non si spiega. Quindi se vogliamo fare funzionare un sistema come questo e farlo funzionare al meglio, e parlo del settore artistico, ecco, dobbiamo riuscire a trascendere, ad andare al di là di quello che è il sensibile, cercare di superare quello che è il visibile per arrivare ad una dimensione più grande, cioè superare attraverso dei sistemi, se vogliamo, normali, la possibilità di arrivare a ispirare attraverso una multimedialità e arrivare quindi alla creazione di quello che si sta facendo. Ora, come lo facciamo? Lo facciamo attraverso ovviamente degli strumenti digitali che in un modo o nell'altro devono riprodurre e digitalmente e fisicamente il luogo dove ciascuno di noi potrebbe incontrarsi normalmente anche in modo fisico, solo che attraverso questa compenetrazione con il digitale si riesce a dare questa sensazione, o si dovrebbe riuscire a darla in un modo migliore. Anche qui, diciamo, esercizio di sintesi massima, o almeno un tentativo, anche se non è semplice, però, ripeto, poi daremo altro spazio a tutto questo nella pubblicazione, uno sviluppo diverso, e saremo felici di ricevere vostri contributi anche più ampi, quindi anzi, li sollecitiamo. Quello che mi ha colpito molto, due elementi, uno è quello dell'ispirazione valoriale. Cioè una delle cose di cui il primo principio di progettazione è l'ispirazione valoriale, non quella performativa legato a quello che mi consente di fare la tecnologia di per sé, ma quello che la tecnologia mi consente di voler esprimere e voler trasmettere, che sembra tra l'altro andare assolutamente in asse con l'idea dell'autobiografia, dell'esperienza autobiografica della conoscenza, e anche il riferimento alla ritualità, che secondo me è molto forte. Io personalmente mi sono trovato a lavorare su dei cerimoniali e quindi a studiare tutto quello che è la ritualità, quei codici comuni di cui parlava Davide all'inizio, che ci consentono di risemantizzare all'interno, dare nuovo significato all'interno di una cornice che non ci faccia sentire sperduti. Quindi direi che gli elementi si sono anche incastrati abbastanza bene, quindi vediamo se riusciamo a scombinare, a far saltare il tavolo con... Combinare tutto io. Adesso rivoluzioniamo tutto, l'hai detto tu, sono qui per creare scompiglio e noi siamo lieti di ascoltare. Come fare per realizzare bene questo tipo di progetti? È l'approccio che deve essere giusto. Non la tecnologia, non la scelta tecnologia. Io ripeto, si confonde il digitale, la tecnologia, l'uso della tecnologia. Sono due cose. La tecnologia è uno strumento con la quale si raccontano in maniera innovativa determinate cose. Noi dovremmo diventare il coproduttore di un museo, sederci al tavolo e capire qual è il target. Quando noi realizziamo un videogioco viene fatta una strategia time to market molto molto dettagliata, che può durare mesi. Vuol dire che noi identifichiamo il target di riferimento, capiamo quali sono i need del mercato,
facciamo un calcolo di quanto ci mettiamo con le nostre risorse a realizzare qualche cosa che in quel momento manca e la gente vuole. E da lì ci mettiamo al lavoro, creiamo un pitch, creiamo un proof of concept, facciamo dei prototipi, li testiamo su dei focus group e vediamo i risultati. Quindi è un approccio abbastanza scientifico, nel senso che noi già sappiamo quello che funziona, se siamo bravi a farlo in quel tempo raggiungiamo l'audience che vogliamo e la catturiamo e abbiamo vinto. Chiamare una struttura come la nostra, un museo ci chiama e ci dice io voglio fare un'esperienza di realtà virtuale per il mio museo, vuol dire non approcciare il mondo del digitale nel modo giusto, ecco il contestatore. La VR agisce su una parte del nostro cervello che si chiama l'archicortex e che è quella che regola l'istinto. A molti crea dei problemi, a molti piace, a molti crea la motion sickness. Tantissimi di voi avranno avuto senso di vomito. Veniamo contattati da aziende automobilistiche per fare prototipi per il lancio della nuova BMW con la VR e tutti vomitano, perché dovete sapere che quando uno si mette il casco il movimento orizzontale viene percepito dagli occhi, ma mentre il sistema vestibolare non lo percepisce. Noi siamo sviluppatori certificati di PlayStation, abbiamo fatto il primo ping pong per PlayStation VR. Per essere sviluppatori certificati di Persony devi saperle queste cose, devi superare delle certificazioni. Andare a scegliere un team che ti deve sviluppare un'esperienza perché tu hai scelto di fare la VR nel tuo museo è sbagliato. La VR, per esempio, ci sono altri problemi nella realizzazione dei prodotti che devono girare all'interno di questi sistemi, che sono per esempio l'interfaccia. Avere un'interfaccia che è difficile da usare crea automaticamente un senso di inadeguatezza nell'utente che sta provando l'esperienza e di rifiuto e provoca anche lì la motion sickness. Il sistema vestibolare e quello oculare vanno in conflitto, per esempio quando noi mangiamo qualcosa che ci fa male e quindi la prima cosa che il nostro fisico dice bisogna vomitare per togliere la cosa che nello stomaco ci ha fatto male, per questo molte volte avviene la motion sickness. Ci sono delle tecniche per eliminarla durante l'esperienza, che è diminuire il punto di vista, noi lo chiamiamo FOV, nell'esperienza. Ma anche la tipologia di prodotto e di tecnologia che si usa non va bene per le differenti età. Cosa devo fare? Devo intrattenere dei bambini? Devo aumentare la capienza del museo? Devo fare qualcosa che va bene per tutti? Allora, a maggior ragione, la preproduzione che si fa la si deve fare col curatore, col direttore del museo e con dei professionisti del settore ai quali ci si affida e si fa questo tipo di analisi. Se noi veniamo chiamati solamente per realizzare una spolverata di digitale all'interno del museo, è una spolverata digitale all'interno del museo. Non vi aspettate che ci sia una consecutio dopo la visita, non vi aspettate che ci sia una crescita di interesse, è un museo che ha usato qualcosina per aumentare ed è quello che dicevate prima, cioè ci sentiamo obbligati a fare qualcosa perché tutti i musei fanno qualche cosa di innovativo, ma questa non è l'innovazione è adattare il modo di comunicare a determinate generazioni che ormai comunicano in maniera completamente differente. Prima il museo era il curatore espone nelle teche e l'utente riceve, entra dentro. Prima eravamo dei seeker di informazioni, io ho studiato sui libri, adesso siamo bombardati da informazioni, noi riceviamo al giorno dai cellulari tante parole quante nei romanzi più voluminosi che ci sono in commercio in una sola giornata, quindi noi siamo adesso selettori di informazioni, dobbiamo insegnare alle persone a selezionare le informazioni di valore. Come? Creando degli strumenti ben progettati con dei professionisti che affiancano i musei. Bisogna fidarsi di questi professionisti perché se lo fanno e intrattengono del pubblico che sborsa anche tanti quattrini, vuol dire che sono degli strumenti che funzionano. Grazie. Anche qui piccolo riassunto il tip. Ma mi odiate? No, anzi, non direi che
Tra l'altro è andato tutto sorprendentemente a incastro, nel senso che, ma forse meno sorprendentemente di quello che noi stessi vorremmo ipotizzare nell'immaginarci costituzionalmente inadeguati ad affrontare questi temi, perché poi... C'è stato un ottimo casting, diciamo. Sì, diciamo di sì. E devo dire che l'aspetto, insomma, anch'io ho lavorato nel digitale per tanti anni, ci lavoro ancora in chiave mediata, però quello che mi pare sia importante sottolineare è la ricerca della dimensione strategica, che non è solo un processo strategico, ma è immaginare la sequenza, la funzione, l'introduzione di ogni elemento che abbia senso, insomma, rispetto agli obiettivi che si vogliono ottenere. E in questo noi stiamo, insomma, uno degli obiettivi dichiarati di questo ciclo di incontri laboratoriali è proprio quello di arrivare poi a declinare una dimensione che sia produttiva. L'auspicio è che la cultura non dialoghi solo con se stessa e per la cultura, ma che riesca ad innervare di sé molti dei processi produttivi che oggi vivono nella società. C'è un elemento che secondo me viene fuori se devo dire una prima suggestione dal distillato di tutto quello che è stato detto. Noi abbiamo ascoltato stasera 3 contributi, 3 punti di vista complementari ma diversi. C'è chi studia, chi fa ricerca, chi osserva, chi cerca di tirare fuori il senso della percezione, la dimensione, diciamo, personale che ciascuno di noi matura nell'esporsi a un determinato tipo di esperienza tecnologica e culturale. C'è chi sta immaginando addirittura come proiettarla nel futuro, cioè come dare una dimensione nuova al senso della conoscenza, quello di un museo che non esplora quello che c'è, ma quello che sta avvenendo e come di ricodificarla verso un nuovo grado di sensibilità, e c'è chi quotidianamente si confronta con la sfida di dare un'applicazione pratica, concreta, in termini di strumenti, perché poi noi abbiamo parlato di gaming, di cultura, ma io ho sentito parlare di autismo, di sperimentazione commerciale, cioè sono tantissime le dimensioni nell'ambito della quale ci muoviamo. E poi abbiamo sentito parlare di valori, abbiamo sentito parlare di ritualità, abbiamo sentito parlare di risemantizzazione. Alla fine, una delle suggestioni appunto che viene fuori è andare in un museo, anche quando era il museo antico, d'accordo, i primi musei, il concetto qual è? Io prendo qualcosa, te la metto a disposizione, te la metto secondo un circuito esperienziale che era quello della teca, cioè c'è un curatore che ha studiato apposta per portarti lì qualcosa. Il momento della fruizione culturale era un momento di privilegio concesso a ciascuno di noi, a prescindere dalle possibilità economiche, perché appunto non solo il collezionista può avere qualcosa di bello, ma chiunque di noi può accedere a un'esperienza ed è un privilegio. Il digitale paradossalmente viene vissuto come la democratizzazione, spesso il digitale viene descritto come un elemento di democratizzazione. In questo momento bisogna stare molto attenti perché il tipo di esperienza digitale può creare enormi differenze, gap tra chi semplicemente non ha internet, chi non si può permettere un visore, quindi anche qui non darei per scontato il tutto, però secondo me noi dovremmo ripensare a come concedere in generale, gli stakeholder culturali dovrebbero pensare e dovremmo riflettere insieme su come restituire il senso di questo privilegio democratico, cioè di un privilegio come se fosse la ricontestualizzazione di un diritto alla cultura di ciascuno di noi, all'esperienza culturale, mediando tutti questi elementi, perché le barriere da superare sono tante, però credo che sia molto interessante esplorare le opportunità e il fatto di poter praticare un mondo che sia fisico che digitale offre dei touch point in più, delle opportunità in più che credo sarebbe criminale lasciare cadere. Io non so come ringraziarvi per la pazienza, per l'efficacia, siete stati veramente nei tempi, credo che vi siete dati il vincolo in uno storytelling in modo tale da essere utili e io credo che sia la cosa più bella del mondo, secondo me, è essere utili agli altri. Credo che la cultura sia dannatamente utile per tutti e parlarne in questo modo, lo dico io, insomma, poi magari fuori verrò picchiato o bandito definitivamente, però credo che ci abbiate regalato davvero
una densità di concetti e con una disponibilità della quale non so come ringraziarvi a nome di tutti. Grazie. Un attimo e poi ovviamente apriamo, vedo che c'è qualcuno che voleva fare una domanda? Sì. Museo, o lei o qualcun altro che vuole indicarci. Allora, è proprio abbastanza anche attuale. Sì, abbiamo lavorato con la comunità ebraica, siamo stati invitati a visitare il campo di sterminio di Auschwitz e praticamente a seguito di alcune visite insieme al comitato scientifico abbiamo notato che la maggior parte dei ragazzi, soprattutto italiani, mi dispiace dirlo, si fanno i selfie per esempio toccando la rete elettrica dove i deportati venivano fulminati nel momento in cui la toccavano, ridendo. Quindi abbiamo capito che non c'era una preparazione propedeutica alla visita nel cimitero più grande del mondo e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scansionato il campo di sterminio di Auschwitz, siamo andati sul posto, oltre alla scansionare vuol dire, non so se sapete il procedimento, comunque ve lo spiego, si fotografa a luce neutra tutto quello che c'è, quindi le pareti, tutta la struttura, poi si fanno dei rilevamenti con i droni e si digitalizza l'intero campo. L'abbiamo portato all'interno dei nostri computer dove praticamente abbiamo ricostruito il campo di sterminio nel 1944 per mostrare non le atrocità, ma per mostrare il day by day, perché il day by day è sistematico della morte dei deportati che in 3 mesi dovevano morire di stenti, forse è da una parte meno conosciuto e anche forse più atroce di quello che era poi l'utilizzo dell'atto finale, perché ci stavano tutte delle manovre che tutti quanti sappiamo, adesso non sono qui a dire questi tipi di dettagli. E abbiamo utilizzato il casco VR ovviamente che i ragazzi usano per giocare, per fargli visitare il campo durante, ovviamente prima della visita, quindi prima delle visite scolastiche, per fargli vedere come era organizzato il campo e quindi per esempio che le capanne che erano state poi portate dal di fuori dei campi erano proprio dei silos che venivano usati nei campi di agricoltura, dove all'interno dovevano metterci 450 deportati e invece ce ne mettono più di 1000. Che cosa vuol dire? Che sostanzialmente avere il senso di propria-cezione di come le persone stanno all'interno di uno spazio che è adibito per 450 persone massimo, invece sei in 1000, capisci che possono stare solo 2 persone in piedi alla volta e vederlo inviare intorno a te, capisci che cosa vuol dire. Usare uno strumento con cui ci si diverte propedeutico alla visita prima di andare sul campo di sterminio sicuramente è un'esperienza molto forte. L'esperienza inizia con la preghiera del rabbino all'interno di un tempio, l'abbiamo registrata poi alla sinagoga qui di Roma con il rabbino ed abbiamo fatto il primo atto. È stato un esperimento molto interessante perché si sono completamente affidati a noi a tutta una serie di regole di realizzazione all'interno della VR, tipo l'esperienza inizia che sei di fronte all'ingresso del campo di sterminio e ti sembra di essere spinto da dietro. Per ottenere questa sensazione abbiamo creato un movimento in avanti molto lento verso l'ingresso e ti sembra di essere spinto praticamente dietro le spalle. Il tutto avviene nel momento in cui tu raccogli la valigia per terra di un deportato con le scritte e entri dentro che c'è il campo in piena attività. Quindi è stato, devo dire, molto emozionante, c'è stata una collaborazione completa e si sono affidati completamente a quelli che erano i nostri suggerimenti, quindi devo dire, al di là poi della tematica che è stata abbastanza, diciamo, pesante lavorare in questo contesto, però insomma è stata un'esperienza che ci ha coinvolto molto in prima persona. Sì, arriva un attimo il microfono così sentono anche da casa, siamo in streaming. Volevo fare una domanda che, diciamo, si lega alla
precedente, al dottor Bennato, c'è un'evidenza del fatto che queste simulazioni, per esempio l'esempio che viene di fare il dottor Gallo, possono generare dei cambiamenti comportamentali? Cioè, per esempio, c'è un'evidenza del fatto che effettivamente ragazzi con un tipo di simulazione di questo tipo non avrebbero toccato la rete. Insomma, questo è penso che sia appunto uno studio di tipo sociologico. Sì, no, c'è un sacco di... tra l'altro la sociologia dei videogiochi che studia proprio i videogiochi più o meno immersivi, c'è tutta una letteratura ormai codificata di effetti che noi già sappiamo che esistono. Anche perché i videogiochi ormai adesso sono esperienze collettive. Io quando penso a un videogioco raramente penso io sono ancora quello vecchio, cioè ancora sono con i videogiochi in cui ci gioco da solo, ma adesso i videogiochi nuovi sono tutti esperienze di tipo collettive, cioè devi far parte di un gruppo per risolvere i vari task. Per esempio uno dei videogiochi che va più di moda fra i giovani adulti adesso è LOL, League of Legends, perché lì dentro puoi interpretare un personaggio all'interno di altri personaggi e quindi fare le cose in maniera collaborativa collettiva. Quindi in realtà c'è proprio tutta una sociologia che studia questa cosa. La cosa che emerge, volevo tirando un po' le fila di questa letteratura, è che la prima cosa che emerge con forza è la potenza narrativa dell'esperienza, quindi la dimensione narrativa è potentissima, ma soprattutto la dimensione di role playing, cioè quando tu chiedi ad una persona che gioca di interpretare un ruolo all'interno di un percorso narrativo, l'esperienza è talmente immersiva che le persone hanno difficoltà a staccarsi dal gioco, dall'esperienza di gioco. E soprattutto questo avviene soprattutto nei giochi collaborativi, cioè quando tu in realtà stai giocando con altre persone contemporaneamente, perché poi c'è il meccanismo di rinforzo che stai lavorando in un gruppo per superare un task, un livello, ecco. Questa è una delle cose che ormai qua praticamente tutta la letteratura converge su questa cosa, tanto che è stato utilizzato, c'è un termine per definirlo, che si chiama effetto proteo, che è quell'effetto per cui tu hai la consapevolezza di stare interpretando un personaggio finto, completamente finto, ma ciò nonostante l'esperienza di role playing è talmente forte che comunque tu superi quella dimensione di distacco. Si chiama proprio effetto proteo ed è stato studiato nella fine degli anni 90 con videogiochi di tipo World of Warcraft, che è un videogioco famoso perché ha fatto nascere questa cosa dei giochi collaborativi. Una considerazione che forse farei con il dottor Calveri. Da un lato mi piace ricordare che 35 anni fa Civita agli albori, con l'IBM e 2 università tra i primi soci, si interrogava su questo ed è nata la prima pubblicazione, e la cosa interessante è che il punto di approdo per noi fu John Naisbitt, i Megatrend, High Tech, High Touch. Prima in qualche modo ho sentito anche, evocare questa dimensione di analisi e di rapporto tra le due cose. Parallelamente a questo il tentativo era la capacità di non avere un effetto proteo che portasse una persona a divenire hikikomori da un lato e dall'altro lato a perdere il gusto del vivere. Non a caso con Civita una delle cose che facciamo al Festival Internazionale dei Cammini, perché questa dimensione dell'high touch, del passo, della fatica, del sudore è altrettanto importante, credo, al pari di una realtà pur educativa però immersiva. Non possiamo mettere, in un convento il riscaldamento a pavimento per far percepire il fascino, ma dobbiamo spiegare che il piede nudo nella neve è un'emozione altrettanto forte. E quindi questa è più una considerazione in realtà che una domanda, e mi verrebbe da dire che al metaverso preferisco il metà immerso e l'altra metà che rimanga fortemente ai touch. Se posso aggiungere a questa considerazione, io penso che il senso sia esattamente questo, cioè il punto è proprio nel dire non disintermediare. Anche i relatori nel riferirsi al digitale si sono comunque ricondotti a quella che è la nostra sfera sensoriale comune, cioè non è una questione di creare un mondo altro nel quale dissolversi, ma riuscire a creare una dimensione di senso complementare ulteriore che ci aiuti a comprendere meglio delle situazioni. Io vorrei anche dire una cosa, per esempio l'esempio dei ragazzi, perché io non sono uno studioso, però come practitioner
ho dovuto leggere tante cose di persone più colte di me, più preparate di me. Una cosa che ho imparato è che quando un ragazzino, una ragazzina si fa il selfie mettendo la mano, sta di fatto psicologicamente esorcizzando la morte, perché se io prendo un 16enne, un 14enne, un 15enne e gli getto addosso l'orrore, lo sto distruggendo, cioè è un trauma. Allora il suo modo di esorcizzare, fammi una foto, io tocco, sto sconfiggendo qualcosa che è un elemento di morte, però quell'elemento fisico ha una grandissima importanza. Io so che per esempio quando poi arrivano di fronte, l'ho sentito dire da varie guide di Auschwitz, quando arrivano di fronte alla catasta di oggetti personali tutti uguali, lì è come se scattasse la cosa di cavolo, ogni occhiale era una persona che non c'è più, è come se fosse la famosa dimensione fisica quantitativa, che poi è quella che non sconfiggi, perché noi siamo animali che vivono quotidianamente. Anche il fenomeno dell'ikikomori, che è stato giustamente richiamato, è un fenomeno complesso, perché è un fenomeno di autodislocazione al di fuori del contesto fisico per paura di affrontarlo. Allora l'idea è proprio, per ricucire questa relazione di senso e renderla sempre più forte, noi dobbiamo riuscire a creare il senso della continuità, che era la seconda parte, diciamo, non creare una barriera, cioè non insegnarti ti ci puoi rifugiare, che è questo il senso, e guarda che può aumentare il senso, ti può aiutare a trovare, a ritrovare anche degli stimoli. Quindi diciamo che mi auguro che il senso di tutto il discorso che stiamo sviluppando insieme sia sempre quello del non siamo né tecno-ottimisti né tecno-pessimisti. Il tecno-ottimista è quello che dice la tecnologia ci risolve la vita, il tecno-pessimista la tecnologia cancella tutto quello a cui siamo abituati, tutto quello che di buono c'è. No, io mi auguro di riuscire, la metto sul piano personale, una modalità di dialogo sempre più stretta con mio figlio che ha 10 anni e sta crescendo in un mondo che io non immaginavo possibile. Un tempo mia madre si immaginava mio figlio andrà all'università a studiare questo per fare questo, un tempo ti chiedevano cosa vuoi fare da grande. Mio figlio ha 10 anni, io non immagino che tipo di università esisterà fra 8 anni, che tipo di corsi per fare, che tipo di lavori, perché è una cosa in costante divenire. Un'occasione laboratoriale come questa mi auguro che ci aiuti quantomeno a interpretare in maniera costruttiva quello che sta già accadendo, non quello che accadrà. Il Museo del Futuro è una visionaria, letteralmente, interpretazione di questo, perché plasticamente dice, sai cosa? Io in tempo reale ti racconto il futuro mentre sta accadendo. Almeno questo è quello che poi non so se Brendan sia d'accordo o meno, ma è la dimensione nella quale io interpreto una cosa così potente da questo punto di vista. Ci sono altre domande? Allora io lascerei la chiusura. Sì, no, io volevo ringraziare tutti. Brendan è dovuto andare via perché a Dubai sono quasi le 11 di sera, per cui insomma si è staccato. Era solo per ricordare il prossimo appuntamento che abbiamo il 30 di novembre da PTS, sarà molto interessante perché è il valore della personalizzazione dell'esperienza nel Web3, parleremo di blockchain, NFT e innovazione di valore, lo faremo con Massimo Sterpi, che è uno degli avvocati diciamo sicuramente più esperti sul tema diritto d'autore NFT, Ilaria Bonacossa, che è la direttrice del Museo d'Arte Nazionale d'Arte Digitale, Andrea Concas, che è un giornalista esperto di NFT e blockchain, e scopriremo come gli NFT, no Claudio, non sono morti, ma tutt'altro, sono vivi e vegeti. Quindi vi aspettiamo il 30 novembre alle 18 da BTS. Grazie.